Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e in questo video vedremo insieme come realizzare un pratico portacellulare interamente infilato con bottone di chiusura completamente personalizzabile. Un progetto lavorato a pannello utilizzando solamente i punti base dell'uncinetto ed estremamente versatile. Possiamo infatti inserirlo all'interno di una borsa più grande per tenere protetto il nostro telefono. Possiamo inserire due anelli con moschettone qui nella parte superiore e una catena per portarlo a tracolla. Ma soprattutto possiamo interamente personalizzarne le misure in base al modello del nostro cellulare, perché i telefoni non sono tutti uguali. Il mio progetto è stato strutturato sulla base delle misure del mio telefono, in particolare misura 19,5 x 12 cm e come potete vedere il telefono rimane comodamente all'interno ben bloccato dal bottone di chiusura. Non è stato necessario inserire supporti interni o fodera perché il filato utilizzato è resistente ma allo stesso tempo morbido, quindi non temo graffi o segni sullo schermo del mio telefono. Un filato 100% made in Italy e nel box informazioni subito sotto il video troverete tutti i riferimenti e i contatti per acquistarlo. Si tratta di un filato di Borgo dei Pazzi Firenze e oltre a questo sempre nel box informazioni troverete il numero dell'assistenza agli acquisti di Borgo dei Pazzi e il canale Telegram al quale vi invito ad iscrivervi per non perdervi novità e promozioni. Lavoreremo a pannello utilizzando uno dei punti più apprezzati del web, il punto eco-nocciolina con una piccola variazione, che vi consentirà poi di eseguire con assoluta tranquillità il giro di perimetro e la cucitura del vostro pannello. Il bottone che ho utilizzato è stato un regalo, voi potrete utilizzare qualunque bottone a vostra disposizione. E pensate, ho utilizzato meno di 200 grammi di filato. Passiamo quindi a vedere insieme i materiali di cui avremo bisogno e a uncinettare insieme il nostro portacellulare e se questo progetto sarà di vostro gradimento vi invito poi a farmelo sapere con un bel pollice in su e con un commento proprio qui sotto il video. Filato Ares 100% made in Italy di Borgo dei Pazzi Firenze. 100% polipropilene, la singola rocca ha un peso di 500 grammi per una resa di circa 650 metri. Ferri da maglia e uncinetto consigliati dal 4 al 5. Una fettuccia morbida, ideale ad esempio per borsa all'uncinetto, inserendo un supporto interno. E questo colore rosa antico molto particolare lo trovate nella tabella colore con il codice 33. In base alla mia mano di lavorazione e alla tipologia di filato andrò a lavorare il tutto con un uncinetto numero 4. Per questo progetto ho scelto il punto eco-nocciolina con una piccola variante. Per ottenere questa lavorazione dobbiamo avviare un numero di catenelle pari. Il numero di catenelle che andremo ad avviare andrà ad incidere sulla larghezza del nostro progetto. Facciamo quindi un cappio al nostro filo e andiamo ad avviare le nostre catenelle pari. Nel mio caso ho avviato 16 catenelle. Dovete verificare che la misura in centimetri delle vostre catenelle sia superiore alla larghezza del vostro telefono. Partendo dall'uncinetto devo ora tornare indietro nella mia seconda catenella, la penultima che ho lavorato. Entro nella catenella, prendo il filo ed eseguo un punto basso. E proseguo lavorando una maglia bassa in ciascuna catenella che mi si presenta fino al termine del giro. Se avrò lavorato correttamente, al termine del mio giro avrò un totale di 15 punti, quindi un numero di maglie dispari. Lavorato l'ultimo punto basso, realizziamo una catenella di supporto e voltiamo il lavoro.
Nel punto e con nocciolina si vanno ad alternare due punti, la maglia bassissima e la mezza maglia alta. Per aiutare soprattutto i principianti nelle fasi successive del nostro progetto, faremo una piccola variazione. Il primo e l'ultimo punto del nostro giro saranno sempre una maglia bassa. Partendo quindi dal primo punto disponibile, che corrisponde all'ultima maglia bassa lavorata nel giro precedente, vado a lavorare un punto basso. Il punto successivo sarà una maglia bassissima. Entriamo nel punto, prendiamo il filo, lo portiamo attraverso e chiudiamo direttamente la nostra asola. Nella maglia seguente dobbiamo eseguire una mezza maglia alta. Carichiamo quindi il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto, prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Abbiamo così 3 asole sull'uncinetto, ricarichiamo il filo e le andiamo a chiudere tutte e 3 insieme contemporaneamente. Dobbiamo alternare gli ultimi 2 punti che abbiamo eseguito fino al termine del giro. Abbiamo lavorato una mezza maglia alta. Il punto successivo sarà quindi una maglia bassissima. A seguire una mezza maglia alta e maglia bassissima. Proseguiamo in questo modo alternando i nostri 2 punti fino ad arrivare qui, alle ultime maglie del nostro giro. Se abbiamo lavorato correttamente, il penultimo punto del nostro giro sarà una maglia bassissima. E sull'ultimo punto disponibile lavoriamo invece un punto basso. Rivediamo velocemente i passaggi di questo giro. Sul primo punto disponibile lavoriamo una maglia bassa. Sulla maglia seguente, la seconda del nostro giro, lavoriamo un punto bassissimo. A seguire una mezza maglia alta. E alterniamo una maglia bassissima a una mezza maglia alta fino al termine del giro. Il penultimo punto del nostro giro sarà una maglia bassissima. E ultimo punto del giro, andiamo a lavorare un punto basso. Abbiamo quindi una maglia bassa all'inizio e al termine del giro e iniziamo ad alternare i nostri punti partendo dal punto bassissimo. Questo sarà il primo giro di lavorazione. Cominciamo il secondo giro. Catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Anche in questo giro il primo punto disponibile sarà un punto basso. Quindi entro sul primo punto e lavoro una maglia bassa. Rispetto al giro precedente, questa volta cominciamo ad alternare i nostri punti partendo dalla mezza maglia alta. Quindi carichiamo il filo sull'uncinetto e sul secondo punto del giro lavoriamo la mezza maglia alta e andiamo ad alternarla al punto bassissimo. Proseguiamo quindi alternando una mezza maglia alta a un punto bassissimo fino ad arrivare al penultimo punto del nostro giro. Il penultimo punto del giro, in questo caso, sarà una mezza maglia alta. Se abbiamo ovviamente lavorato nel modo giusto i punti precedenti. Chiudiamo anche questo giro lavorando un punto basso sopra l'ultimo punto disponibile. Il secondo giro è cominciato e terminato con un punto basso e la nostra alternanza di punti è partita in questo caso da una mezza maglia alta alternata sempre a un punto bassissimo. Questi sono i passaggi del secondo giro.
Come proseguire per il prossimo giro e tutti i giri successivi? Dobbiamo alternare i passaggi del primo e del secondo giro fino a raggiungere l'altezza desiderata. Realizziamo quindi sempre la nostra catenella di supporto e voltiamo il lavoro. In questo giro cominceremo con una maglia bassa e a seguire una maglia bassissima alternata a una mezza maglia alta. Il penultimo punto del giro sarà una maglia bassissima. Concludiamo il giro con un punto basso. Catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Maglia bassa come primo punto del giro e questa volta cominciamo lavorando una mezza maglia alta, da alternare poi al punto bassissimo. Concludiamo il nostro giro lavorando un punto basso. Ogni giro comincerà e terminerà sempre con una maglia bassa. Quello che andrà a variare sarà la sequenza dei nostri punti. Un giro comincerà con una maglia bassissima, alternata alla mezza maglia alta. Nel giro successivo cominciamo dalla mezza maglia alta, da alternare al punto bassissimo. Procediamo quindi in questo modo alternando i nostri 2 giri di lavorazione fino ad ottenere un pannello rettangolare come questo. In questo momento, prima del giro di perimetro, il mio pannello ha una lunghezza di circa 34 cm. Perché proprio questa misura? Perché utilizzerò questo progetto come porta cellulare, quindi ho preso la misura del cellulare e l'ho raddoppiata. Vediamo ora come eseguire il giro di perimetro del nostro pannello e come andare a realizzare la piccola asola che ci consentirà di chiudere il progetto con un bottone. Completato il mio giro, realizzo come sempre una catenella di supporto e volto il lavoro. Essendo il punto reversibile, abbiamo la stessa texture su entrambi i lati del nostro pannello, quindi non dobbiamo preoccuparci di quale sarà il fronte e di quale sarà il retro, a meno che ovviamente non desideriamo andare ad inserire un supporto interno al nostro progetto. Il supporto interno dovrà essere posizionato ovviamente sul retro del nostro pannello, quello che diventerà poi la parte interna del progetto. In questo giro di perimetro dobbiamo lavorare una maglia bassa normale sopra ciascun punto che ci si presenta. Nel mio caso, per creare l'asola che mi consentirà di chiudere il progetto con un piccolo bottone, lavoro a maglia bassa fino al centro del mio pannello. Ho lavorato 7 maglie basse e vado ora ad aggiungere delle catenelle. Nel mio caso 12 catenelle e mi sposto poi direttamente sul punto successivo, dove vado a lavorare un punto basso, così da bloccare le mie catenelle e creare la mia asola. Proseguo poi lavorando una maglia bassa sopra ciascun punto che mi si presenta fino ad arrivare all'angolo. Nell'ultimo punto presente nell'angolo lavoro maglia bassa, catenella, ruoto leggermente il pannello e lavoro una seconda maglia bassa sempre nello stesso punto. E dobbiamo proseguire ora lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione. L'aver lavorato una maglia bassa all'inizio e al termine di ogni giro ci renderà questo passaggio molto più semplice. Entriamo quindi all'interno della maglia bassa presente sul lato di ciascun giro di lavorazione fino ad arrivare all'angolo opposto. L'ultimo punto presente su questo lato del pannello e nell'angolo lo prendiamo qui, in corrispondenza del giro di maglia bassa che abbiamo fatto all'inizio del nostro progetto. Entriamo nel punto e vi lavoriamo. Maglia bassa, catenella, ruotiamo il pannello e nello stesso punto lavoriamo un secondo punto basso.
Davanti a noi abbiamo ora le catenelle con le quali abbiamo avviato il nostro progetto. Non lavoreremo una maglia bassa all'interno delle catenelle, ma scenderemo qui, alla base del giro di maglia bassa che abbiamo fatto all'inizio del lavoro. Quindi mi sposto sul punto successivo, ma non vado ad entrare nelle catenelle. Scendo alla base del punto, in corrispondenza del punto basso, e vado a lavorare una maglia bassa. Allungo bene il mio filo e proseguo in questo modo fino ad arrivare all'angolo. Nell'ultimo punto presente nell'angolo ripetiamo la nostra sequenza. Maglia bassa, catenella, ruotiamo il pannello e maglia bassa nello stesso punto. E proseguiamo lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione, come abbiamo fatto su questo lato, fino ad arrivare qui, dove abbiamo cominciato il nostro giro di perimetro, che andiamo poi ovviamente a concludere insieme. Come concludiamo il giro di perimetro? Siamo davanti al nostro ultimo angolo. In ciascun angolo del nostro progetto dobbiamo lavorare maglia bassa, catenella e maglia bassa. La prima maglia bassa l'abbiamo già lavorata, è quella con la quale abbiamo cominciato il nostro giro di perimetro. Quindi entriamo nello stesso punto e ne lavoriamo una seconda. Ci resta da eseguire la catenella, che andiamo però in questo caso a lavorare non con l'uncinetto, bensì utilizzando un ago. Per fare questo allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo. Sfiliamo e poniamo il nostro filo su un ago. Con il nostro ago dobbiamo entrare qui, sotto alla prima maglia bassa che abbiamo lavorato per il nostro giro di perimetro. E portiamo il filo con noi. Torniamo poi indietro all'ultimo punto basso lavorato, questa volta passando al centro tra le due costine che compongono il punto. Portiamo così il filo sul retro del lavoro e non ci resta che bloccarlo al di sotto dei punti che abbiamo appena lavorato. Prima di cucire i laterali del mio progetto, piego il mio pannello e sul fronte qui vado a cucire il bottone per la chiusura. Per cucire il nostro pannello lo andiamo a piegare esattamente a metà, facendo combaciare il più possibile la parte superiore. È importante avere lo stesso numero di punti da una parte e dall'altra del pannello. Prendiamo poi un ago e un bel po' di filo e andiamo qui, nell'angolo del nostro progetto in alto a destra. Faccio un nodo al mio filo e con l'ago lo vado a bloccare qui all'interno del pannello, muovendomi da sinistra verso destra. E con il mio ago devo passare al di sotto di questa maglia, quella presente proprio qui, al centro del mio angolo. Passo sotto ad entrambe le sue costine così da portare il filo sull'esterno del lavoro. Ed eccoci qui al centro. Dobbiamo prendere in considerazione una coppia di punti, formata da un punto su questo lato del pannello e un punto sull'altro lato. Queste due maglie devono essere speculari, quindi esattamente una di fronte all'altra. Con il nostro ago dobbiamo passare sotto ad entrambe le costine che compongono questi due punti. In questo modo. Quindi il nostro ago passa contemporaneamente sotto a 4 costine e portiamo il filo con noi. Ci spostiamo poi sotto la coppia di punti successiva, passando sempre sotto ad entrambe le costine di entrambi i punti. E procediamo in questo modo cucendo a zig zag da una parte all'altra del nostro pannello,
facendo sempre attenzione a passare sotto ad entrambe le costine di entrambi i nostri punti. Proseguiamo in questo modo lungo tutto il lato del nostro progetto. L'ultima coppia di punti che andremo a cucire sarà quella formata dalle catenelle presenti nei nostri angoli. Una volta fatto questo, vado ad eseguire una seconda cucitura sempre nello stesso punto così da bloccare il lavoro. Porto il filo all'interno del mio progetto e lo vado a bloccare poi con un nodino all'interno. Una volta completata la cucitura su questo lato, non ci resta che ripetere gli stessi passaggi dall'altra parte. Non preoccupatevi del verso della cucitura, perché questa rimane nascosta al di sotto delle maglie, non è una cucitura a vista. L'importante è che sia eseguita nel modo corretto, prendendo correttamente le varie coppie di punti. Tagliamo quindi un nuovo filo, lo blocchiamo all'interno del lavoro e andiamo a ripetere gli stessi passaggi per la cucitura che abbiamo appena visto insieme. Completate tutte le cuciture, bloccati e nascosti i fili, non ci resta che inserire all'interno il nostro telefono, chiudere con il bottone e il nostro progetto è completato. Questo è il fronte e questo è il retro. Come vedete, il telefono rimane comodamente all'interno della lavorazione all'uncinetto, ben bloccato dal bottone di chiusura. Non ho foderato internamente il progetto, ma non ho paura di eventuali graffi o di rovinare lo schermo, perché questo filato, nonostante sia resistente, è estremamente morbido, ma ovviamente se lo desiderate potete inserire anche una fodera interna a pannello. La lavorazione all'uncinetto è stata eseguita sulla base delle misure del mio telefono, ma voi potrete ovviamente personalizzare queste misure in base alle vostre esigenze. Nel box informazioni subito sotto il video potete trovare tutti i link e i riferimenti per l'acquisto di questo filato. Vi ricordo il bottone non è incluso e troverete anche tutti i contatti di Borgo dei Pazzi Firenze, il numero dell'assistenza e anche il canale Telegram al quale vi invito ad iscrivervi per non perdervi tutte le novità ed offerte. Questo progetto vi è piaciuto? L'avete trovato interessante? Lo andrete a replicare? Fatemelo sapere con un commento sempre sotto il video e se lo avete apprezzato con un bel pollice in su. E se non volete perdervi tutti i prossimi tutorial che ho in programma per voi, vi invito ad iscrivervi sul mio canale cliccando sull'apposito pulsante che trovate sempre sotto il video. Perciò con il mio nuovo portacellulare io vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!